Cosa sono i riff? Lo scopriamo oggi. Ciao, sono Salvo di Piazza e se sei nuovo lascia un like e iscriviti al canale. Oggi parliamo dei riff, vediamo cosa sono, a cosa servono, per cosa sono utilizzati, vedremo le principali tipologie con degli esempi e poi ti darò una guida dove passo passo ti spiegherò come scrivere un buon riff. Il riff è una cellula ritmico-melodica relativamente breve che viene ripetuta sempre uguale nel tempo. Può essere utilizzata come forma di accompagnamento per tutta la durata del brano o solo in alcune specifiche sezioni. Dal punto di vista dell'arrangiamento può essere eseguito da uno o più strumenti insieme, all'unisono, all'ottava o addirittura alcune volte anche armonizzato. Un termine italiano equivalente, sempre nell'ambito musicale, per il riff sarebbe l'ostinato. E come dice la stessa parola, indica qualcosa di ostinato, qualcosa che si ripete continuamente sempre allo stesso modo. Possiamo catalogare i riff in tre tipologie. La prima sono i riff a note singole. Poi abbiamo i riff che fanno utilizzo di armonie, che possono essere accordi veri e propri o semplici bicordi come i power chord. E poi possono esserci anche dei riff che fanno un mix delle due cose. Adesso ti indicherò quelli che secondo me sono i 12 passi che ti permettono di realizzare e comporre un riff in modo efficace. Questi sono suggerimenti che sono validi per qualunque strumento, anche per coloro che preferiscono scrivere al computer tramite delle DAW oppure dei software di notazione. Ci sono principalmente due casi che si possono presentare quando vogliamo scrivere un riff. Il primo è quando abbiamo già a disposizione un brano, allora noi vogliamo scrivere un riff per un brano che più o meno è stato già organizzato, e il secondo, che forse è quello un po' più complesso, ma neanche tanto, è quello in cui partiamo da zero, cioè non abbiamo un brano e allora noi scriviamo un riff e vogliamo scrivere il brano attorno a quel riff. Fatta questa distinzione, ci restano due approcci che possiamo seguire. Il primo è l'approccio forse per alcuni o per certi versi più semplice, che è quello che si basa un po' sull'istinto, quindi ad esempio prendo lo strumento, comincio a suonare e tiro fuori qualcosa. E questo processo sicuramente è più facilitato nel momento in cui abbiamo già una base musicale sotto che ci può sostenere, ci può ispirare. Il secondo approccio è quello più metodico, più razionale, ed è quello su cui si basano questi 12 suggerimenti. Il primo passo è scegliere lo stile musicale che voglio utilizzare. Ovviamente questa scelta andrà a determinare il modo in cui utilizzerò gli elementi che andrò a stabilire in seguito. Secondo passo è scegliere il tipo di suono o strumento che vogliamo utilizzare per questo riff. A parte il fatto che dal punto di vista dell'arrangiamento a posteriori possiamo anche scegliere ad esempio un riff, chi lo deve suonare, quanti strumenti lo devono suonare, in che modo, eccetera, però in una fase preliminare di composizione comunque lo strumento che scelgo e il suono che scelgo sicuramente andrà a influenzare la mia creatività in un modo piuttosto che in un altro. Terzo passo consiste nel scegliere la tipologia di riff. Abbiamo detto che possiamo scegliere tra il riff a note singole, il riff che fa uso di armonia o di bicordi e anche la situazione di mix. Ovviamente questa sembra una scelta che possiamo cambiare in corso d'opera, perché magari partiamo con l'idea di scrivere un riff basato sui power chord, sui bicordi, quando poi invece ci accorgiamo che è un'idea che ci piace di più, invece si basa sulle note singole, su una situazione mix, va bene lo stesso. Il quarto punto è la chiave, la tonalità, o la modalità che vogliamo utilizzare per questo riff. Chiaramente anche qui, se abbiamo già un brano su cui costruire un riff, è una scelta che non dobbiamo più fare perché evidentemente il brano già ci dice quello che è
la tonalità, il metro, il tempo e lo stile. Una volta scelta la tonalità potremmo anche scegliere il registro e l'estensione, il range di questo riff. Ovviamente anche questa è una scelta che possiamo rimandare o modificare in seguito in fase di arrangiamento. Arrivati a questo punto è il momento di scegliere il tipo di materiale melodico e o armonico che vogliamo utilizzare. Questo chiaramente dipende un po' dallo stile che abbiamo scelto all'inizio, anche un po' dal suono, ma soprattutto dalla tipologia di riff che abbiamo scelto. Se per esempio abbiamo scelto un riff a note singole, possiamo decidere se basare questo riff su una scala in particolare, come ad esempio la pentatonica blues o un arpeggio, oppure un mix delle due cose. Se invece come tipologia abbiamo scelto quella armonica, possiamo scegliere se utilizzare i power chord o i bicordi in generale, oppure degli accordi veri e propri. Adesso arriva un passo molto importante, ovvero la scelta del metro da utilizzare. Qui dobbiamo scegliere se optare per un classico 4 quarti o piuttosto che un 6 ottavi, o tempi magari più complessi. E questo determina fortemente il carattere, la sonorità che avrà il riff, ma di conseguenza anche il brano. Dopo il metro possiamo scegliere il tempo, ovvero la velocità del brano, i BPM del brano. Questa scelta è altrettanto importante perché mi va a definire un po' quello che è il mood del brano stesso, se è un brano lento, se è un brano allegro, se è un brano fast e mi andrà a condizionare anche il ritmo del riff che andrò a scrivere. Se per esempio ho scelto di fare un riff in stile funky, tenderò a voler utilizzare magari figure ritmiche come i sedicesimi e di conseguenza forse non è una buona idea scegliere un BPM di 200. Una volta scelto il tempo possiamo preoccuparci di decidere quale sarà la lunghezza di questo riff. Il riff può anche essere composto da sole due note che dal punto di vista ritmico si esauriscono nell'ambito di due movimenti oppure anche 2 battute, però di solito non si va oltre le 4 battute, ma questo dipende molto anche dal tempo che abbiamo scelto. Ovviamente un tempo fast ci porterà a fare dei riff tecnicamente più lunghi dal punto di vista delle misure. Adesso entriamo proprio nel vivo di quella che è la scrittura vera e propria del riff, ovvero la scelta del groove ritmico e delle note che andremo a utilizzare. Qui possiamo lavorare sempre un po' con l'istinto sulla base di tutti gli elementi che abbiamo già stabilito, ma se vogliamo fare sempre un lavoro più organizzato e razionale, possiamo comunque decidere di avvalerci di software di notazione piuttosto che di DAW, oppure la nostra carta e penna e utilizzare il pentagramma o per chi usa le intavolature anche quelle. L'ultimo passo resta quello di scegliere se vogliamo che il nostro riff suoni, si basi esclusivamente su un singolo accordo, e questo va anche un po' a incidere su quello che sarà la composizione o la sezione del brano che stiamo componendo, oppure se invece questo riff debba essere eseguito e riproposto su vari accordi del giro armonico, di un giro armonico più complesso, come potrebbe essere ad esempio il giro blues. In questo secondo caso ti consiglio appunto di fare un po' di esperimenti per stabilire intanto se vuoi che il riff venga riproposto in maniera identica su tutti gli accordi del giro armonico o se invece è il caso di fare dei piccoli aggiustamenti dal punto di vista melodico per rimanere sempre nell'ambito della tonalità o della modalità di riferimento. Ho pensato di preparare per te un ebook che puoi scaricare gratuitamente con un link in descrizione che contiene tutte le informazioni che ci siamo detti, ma in più ho preparato un filmato in cui mostro come comporre praticamente un riff seguendo gli step che ti ho indicato. Se ti è piaciuto questo video, l'hai trovato utile e vuoi vedere altri contenuti di questo tipo, lascia un like, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video.